l'ora della nostra morte. Allora mi dice ancora altre persone, Fiat, eccolo, Fiat. Allora eccoci Gesù, siamo fusi e sempre più fusi nell'atto unico, veniamo a riprendere la meraviglia del tuo amore, della tua opera. Nell'atto unico veniamo a respirare, a palpitare, a darci continuamente e sempre. Abbandonandoci totalmente, veniamo ad apprendere tutta la tua vita. Fiat Gesù, sempre fusi nell'atto unico, veniamo ad assorbire la tua vita divina e a farla nostra e per tutti e per ciascuno. Vogliamo donarti continuamente la volontà, l'intelligenza, la memoria, il nostro tempo, la nostra libertà e tutti i tuoi veniamo a inebriarci di te, ad assorbire tutto per rilasciare tutto e ricominciare da capo senza fermarci mai per creare un eco di amore da corrispondere al tuo eco di amore. E a nome di tutti intendiamo amarti, adorarti, ringraziarti ed i tuoi insegnamenti, i tuoi atti e la tua vita li facciamo nostri e li imprimiamo nella nostra vita per trasformarci ed affrettare quel regno di amore che tanto ci vuoi dare per la tua maggiore gloria e il nostro vero bene. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da Quotidianum da nobis nobis hodie, hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. amen, fiat. Allora carissimi, c'è un microfono aperto, intanto levo la condivisione della consacrazione e dell'adorazione e metto invece, allora vado a condividere il volume 3. Grazie. Continuando Gesù a non venire, io mi struggevo in dolore e mi sentivo una febbre da dare in delirio. Ora, siccome il confessore è venuto a celebrare il divin sacrificio, ho fatto la comunione, ma non vedevo, secondo il solito, il mio caro Gesù. Onde ho cominciato a dire i miei spropositi. Dimmi, mio bene, perché non ti fai vedere? Questa volta pare a me che non ti abbia dato occasione come sottrarti. Come alla buona mi lasci? Ah, e neppure gli amici di questa terra agiscono in questo modo. Quando devono star lontani, almeno dicono addio. E tu neppure a dirmi addio? Come così si fa? Perdonami se così parlo. È la febbre che fa dare in delirio e mi fa giungere alla follia. Chi può dire tutti gli spropositi che gli ho detto? Sarebbe un voler perdere tempo. Ora, mentre stavo delirando e piangendo, Gesù ora faceva vedere una mano, ora un braccio. Quando ho visto il confessore che mi dava l'obbedienza di soffrire la crocifissione, e Gesù, come costretto dall'obbedienza, si è fatto vedere. E io subito a lui: perché non ti facevi vedere? E lui, mostrando un aspetto serio, ha detto: e niente, niente, è che voglio castigare la terra. Ed io, anche a stare in buono con una sola creatura, mi sento disarmato e non ho forza a mettere mano ai castighi, perché col farmi vedere tu incominci a dire: se vedi che che devo mandare castighi, versate a me, fate soffrire a me, e io mi sento vincere da te, e mai metto mano ai castighi, e gli uomini non altro che imbaldanzirsi di più. Or, continuando il confessore a replicare l'ubbidienza di farmi soffrire la crocifissione, Gesù si mostrava lento a farmi fare quest'ubbidienza, non come le altre volte, che subito voleva che mi sottomettessi, e ha detto a me: e tu che vuoi fare? E io: Signore, quello che voi volete. Allora, volgendosi al confessore con aspetto serio, gli ha detto: anche tu vuoi legarmi col darle questa ubbidienza, di farmela soffrire? E mentre ciò diceva, ha incominciato a parteciparmi i dolori della croce.
e dopo, mostrandosi placato, ha versato le sue amarezze e poi ha soggiunto: il confessore dove sta? Ed io: Signore, non so dove è andato. È certo che non lo vedo più con noi. E lui: lo voglio. E come lui ha ristorato a me, così io voglio ristorare lui. Fiat. Fiat. E qui vediamo un gioco d'amore proprio, no? Come abbiamo visto tante volte. E c'è, quindi sappiamo che quando Gesù non si fa vedere, Gesù vuole castigare, non è che vuole il fine è sempre amore, quindi non è che vuole, perché lui anzi il primo a soffrire nel vedere i figli patire e sottoposti alla giustizia divina, il primo a soffrire è lui. Però è costretto, e ce lo dice, usa queste due parole, una è imbaldanzire e l'altra è ingagliardire. Lo dice in un altro brano, quindi cioè le anime costringono la giustizia a scendere perché malgrado i suoi richiami d'amore, che lui sa solo chiamare a via d'amore, ricordate il brano quando lui dice come chiama le anime, a via d'amore, a via di strategie d'amore. Ma purtroppo quando l'uomo non cambia, quando non si innamora, quando non si decide, ecco, si imbaldanzisce. Allora lui è costretto proprio ad alzare la mano della giustizia a far andare la conseguenza del proprio peccato. Quindi il fine è sempre correzione, conversione e tutta più salvezza. Perché in un altro brano dirà quando anche la creatura magari dovesse morire il corpo, muore il corpo ma salva l'anima, oppure salva altre anime che andando dietro a quella creatura si sarebbero sconvolte. Quindi il Signore è sempre a fine di buon proposito, no? Di salvezza, di amore. Quindi è questo, attenzione, che questa frase, quando Gesù dice Dio anche a stare in buona con una sola creatura mi sento disarmato e non ho forza per mettere mano ai castighi. Questa frase, dicevo, come si diceva fuori registrazione, è una frase che ci dà molta speranza. Gesù non guarda le grandi opere, guarda la fedeltà. Se una creatura, senza pensare a sé, non son degna, non so abbastanza, non so qui, si dona, dando la propria vita, la propria esistenza, la propria umanità a Gesù. Gesù, vieni a vivere in me. Tutto è tuo, fai ciò che vuoi. Questo atto di fusione e di fusione continua, senza entrare e uscire chiaramente con l'intenzione ferma, quindi abbracciando la sua immutabilità, perché noi siamo immaturi, lui è immutabile, noi prendiamo invece la sua immutabilità e continuamente lo chiamiamo e ci fondiamo e pensiamo solo a lui senza frenarci con il nostro essere. Allora che succede? Succede che Gesù dice anche a stare in buona con una sola creatura. Mi sento disarmato e non ho forza per mettere mano ai castighi. Vuol dire che la potenza della diffusione, quindi dell'atto di trasformazione dell'anima, dello scambio che Dio ci chiede, è potente, non dobbiamo per forza essere in mille. Lui dice anche una sola creatura, allora questo ci dà una forza, non ce la dà, di fiducia, di abbandono, di fiducia di credere che possiamo essere nella forza e non lasciarci andare diciamo così, al ragionamento umano, ma tanto va tutto male, ma tanto ci vuole tempo, ma se noi dobbiamo mettere un tassello, mettiamo il nostro tassello, senza sragionare, perché se Dio volesse aumentare la sua grazia, le sue follie d'amore e darci una sorpresa e affrettare magari grazie su grazie e magari fermare guerre e che sembra impossibile fermarsi e convertire persone che magari sembra impossibile che si convertano o aggiustare atteggiamenti o situazioni. Allora noi l'unica cosa che dobbiamo fare è immergerci in questa onnipotenza d'amore misericordioso e dire ti do tutto me, prendo tutto te, fa di me quello che vuoi e poi continuamente
riprendo il tuo sangue, riprendo la tua vita, riprendo i tuoi baci, riprendo i tuoi atti, li amo con il tuo volere, li adoro, te li ringrazio, li rimetto a traffico. Giro dell'anima. Questo è il nostro operato con lui. L'operaio, anche se noi siamo chiamati a essere coautori e quindi a essere anche noi registi con il regista, però tuttavia non siamo tenuti a fare ragionamenti, siamo tenuti a fare l'ufficio che ci ha chiamato a fare, i figli che devono trasformarsi e devono operare per la gloria di Dio. Quindi avanti tutta. E Dio anche a stare in buona con una sola creatura mi sento disarmato. Ma gloria a Dio. E quindi, ecco qua, lui dice non mi faccio vedere altrimenti tu dici vieni a soffrire me. Ora noi possiamo offrirci, certo Gesù vieni, ti amo con il tuo amore, facciamo giri atti. Ricordiamoci se ognuno di noi sa la propria storia. Ci sono sicuramente anime vittime nel mondo, assolutamente, siamo chiamati in diverso modo a essere comunque un po' anima vittima che offrono il loro tempo, la loro volontà, la loro libertà e abbiamo sempre gli atti di Gesù che appunto adesso possiamo recuperare, gli atti della mamma, gli atti di Luisa. Quante volte Luisa ha fermato le guerre, ha fermato la guerra, ha fermato in Africa, ha fermato tante situazioni brutte, quante volte allora possiamo dire Gesù vengo a prendere la partecipazione di Luisa, le sue stesse preghiere e le preghiere della mamma, le tue stesse preghiere e ci soffermiamo e ti amo e ti adoro e resto ferma ad assorbire Pater, Ave, Gloria e le rimetto a traffico. Questo è il nostro operato. Non si tratta di fare l'università, si tratta proprio di essere immersi in quest'amore, prendere e dare senza pensare al nostro essere, ma al suo essere onnipotente che ci chiede di fare questo e ci dona di farlo. E tu che vuoi fare? Anche tu vuoi legarmi col dare questa obbedienza di farmela soffrire? Ecco, Gesù è obbediente ed obbediente al confessore, sempre ricordiamo in virtù non dell'uomo ma del suo ufficio ministeriale. Fiat. Daniela ti chiedo ancora di leggere per favore. Grazie. 17 marzo 1900. Dolore del Papa, l'umiltà. Questa mattina il benedetto Gesù mi faceva vedere il Santo Padre con le ali aperte, che andava in cerca dei suoi figli per raccoglierli sotto le sue ali. E sentivo i suoi lamenti che diceva, figli miei, quante volte ho cercato di radunarvi sotto le mie ali e voi mi sfuggite. Deh, ascoltate i miei lamenti e abbiate compassione del mio dolore. E mentre ciò diceva, piangeva amaramente e pareva che non erano i soli secolari che si discostavano dal Papa, ma anche i sacerdoti, e questi davano più dolore al Santo Padre. Quanta pena faceva vedere il Papa in questa posizione. Dopo ciò ho visto Gesù che faceva eco ai lamenti del Santo Padre e soggiungeva. Pochi sono quelli che sono rimasti fedeli e questi pochi vivono come volpi rintanati nelle proprie tane. Hanno timore di esporsi per tirarsi per i propri figli dalla bocca dei lupi. Dicono, propongono, ma sono tutte parole gettate al vento, mai giungono ai fatti. Detto ciò è scomparso. Dopo poco è ritornato e io mi sentivo tutta annientata in me stessa alla presenza di Gesù. E lui, vedendomi annichilita, mi ha detto, figlia mia, quanto più ti abbassi in te stessa, tanto più mi sento tirata ad abbassarmi verso di te ed empirti della mia grazia. Ecco perciò che l'umiltà è foriera della luce. Fiat. Fiat. Allora iniziamo proprio dalla frase, no? In modo che se anche scriviamo, questa è la lezione d'amore che ci vuole dare Gesù. L'umiltà, e l'abbiamo visto e lo risentiremo ancora, l'umiltà è veramente la porta che fa entrare. Quindi l'umiltà, abbiamo detto, è per la creatura, perché umile è solo Dio, è solo Gesù
che appunto essendo vero uomo, vero Dio, si è spogliato, perché lui ha il vero massimo valore, essendo uomo, essendo Dio, si è spogliato. L'uomo che è un nulla, che è creatura, che non è diciamo così, ha valore in quanto è stato creato da Dio, ma ma di se stesso non ha creato un capello. Quindi lui è incapace di tutto perché tutto gli è stato, tutto è grazia, tutto è dono, tutto è stato donato, la sua vita, i talenti, tutto. Anche la libertà. Quindi noi non siamo capaci di cambiare niente se siamo innestati in Dio, sì. Allora c'è l'innesto, va bene. Ma è sempre opera di Dio che noi riceviamo in dono, in grazia. Quindi la vera umiltà è di Dio, è di Gesù. La vera umiltà, l'umiltà nostra, il senso di umiltà è quel di riconoscere che siamo nulla e restiamo nel nostro nulla e tutto ridoniamo a Dio, quindi tutto aspettiamo, tutto chiamiamo da Lui e tutto appunto possiamo prendere riconoscendo che è Lui. Quindi chi si umilia attira a Dio, la sua luce e la sua grazia, perché dice la porta è aperta, quindi dice io sono niente, vieni, ho bisogno di te, vieni Signore. Chi non chiama è un atto di poca umiltà, perché vuol dire pensa di saper fare da sé. Quando non abbiamo voglia di chiamarlo, no? Riflettiamo su questo. Ma io non, proprio, non lo posso fare. Dice, ma io ho sparecchiato sempre, adesso non posso. Ma non ho sparecchiato nell'atto divino. Ho sparecchiato, ho bevuto come atto umano, ma non ho fatto nei miei soliti atti quotidiani, non ho compiuto atti divini, cioè atti in grado di dare gloria, lode, onore, riconoscimento, ringraziamento, benedizione. Non ho fatto questo. Ho fatto tante opere buone, ma le ho fatte all'umana maniera, cioè che hanno un valore per me, per qualcuno che l'ha ricevuto, nel qui ed ora. Ma non è rimasto un eco divino di amore, gloria a Dio, di benedizione a Dio, di riparazione, di soddisfazione a Dio. No, l'atto divino diventa universale, diventa eterno, diventa c'è un eco che continua, tocca tutti, coinvolge tutti, dà gloria a Dio, dà benedizione a Dio, dà una serie di armonie d'amore a Dio, di corrispondenza d'amore a Dio incredibili. Quindi, divina. Quindi dobbiamo pensare questo, anche quando ci scocciamo, dice vabbè ma io ora spazzo a terra, dopo mi metto di là, in santa pace faccio gli atti. Ma no, e i respiri, e i palpiti, e i passi, e la pulizia, e la telefonata che stai per fare? Non dobbiamo stancarci, perché altrimenti lì è un atto di superbia. Lo fa e non ho capito niente, poi perché lo lascio fuori. Invece posso dire, e questa è la grazia, l'umiltà di dire Gesù ha detto io voglio stare in te in tutto ciò che fai chiamami, in tutto ciò che fai fammi regnare. Per questo si dice che la divina volontà è semplice. Quando qualcuno dice ma però bisogna dare tutto, meno male, che ti vuoi tenere di tuo? Di sporcizia, che cosa ti vuoi tenere? Perché noi facciamo solamente errori. Voglio dare tutto perché mi voglio salvare, è salvifica. La fusione è la mia salvezza, è la mia pulizia, è la mia grazia, è la mia divinizzazione. Quindi continuamente, figli miei, quante volte ho cercato di radunarvi sotto le mie ali e voi mi sfuggite, ascoltate i miei lamenti, abbiate compassione del mio dolore. Gesù questo ce lo dice a tutti. Il dolore in particolare chiaramente è per i figli prediletti, i sacerdoti, ma noi davanti a queste parole cosa fa Luisa di solito? Cosa fa Luisa sempre? Si offre. E noi quando sentiamo pianto e lamento, quando vediamo il mare di dolore che ancora il mondo oggi, peggio di allora, del 1900, dopo un secolo e un quarto, 2025 oggi, da molto di più. Allora entriamo in atto. Gesù, prendiamo tutte le tue lacrime, tutto il tuo amore, lo imprimiamo nell'atto, lo prendiamo dall'atto unico, lo prendiamo dalla tua santissima umanità e divinità e lo imprimiamo negli atti di tutti i sacerdoti, di tutte le suore, di tutti i consacrati, religiosi, laici, tutti.
vogliamo sostituire i loro atti, vogliamo smaltarli, diciamo quello che è, però mettiamo a traffico tutto. Vengo ad amare i tuoi atti, Gesù, vengo a benedire, a glorificarti, a ringraziarti, a darti, questo è il sacrificio, questo è l'ufficio dell'anima vittima. Vengo a baciare ogni goccia del tuo sangue, prendendo il tuo amore, vengo ad amarti anche per loro. Vengo a rifare i loro atti, tutti i sacramenti, le sante messe, tutto, questo. Non dobbiamo stancarci di questo, non dobbiamo spaventarci, ah che cosa mi chiama, se mi chiamano a fare, oi, che lavorio, che sofferenza dovrò patire, ma è assurdo pensare questo. Il Signore ci chiama alle croci stabilite per noi, per riparare le nostre mancanze, magari per altri fratelli, ma ci dà subito la carrozza, ci chiama ad andare e ci manda la carrozza per portare il peso che dobbiamo portare, ci dà gli strumenti, questo voglio dire, il kit di sopravvivenza, ci dà tutto quanto appresso. E soprattutto l'ufficio di vittima si svolge in un atto di amore, cioè di conoscenza di quello che è il dono dei doni, la fusione completa, continua, per trasformare, per dare a lui la nostra vita, la nostra umanità e trasformare così la nostra esistenza tutta nell'esistenza del suo amore e operare alla divina. Ok. Allora queste parole ce le ascoltiamo per noi, figli miei, quante volte ho cercato di radunarvi sotto le mie ali e voi mi sfuggite. Quando sfuggiamo in modo particolare o quando stiamo troppo bene, va tutto bene, quindi non c'ho bisogno, oppure quando va tanto male e ci piglia magari qualche attacco di svalutazione, no? Del dono. No. Lì invece dobbiamo proprio correre ed entrare in atto, solo che se non siamo abituati non ce la facciamo, per questo dobbiamo allenarci sin da subito, ok? Pochi sono quelli che sono rimasti fedeli, questi pochi vivono come volpi rintanate nelle proprie tane. Questo è un altro lamento. Ci sono pochi ma vogliono vivere rintanati. Tutti adesso vogliono fare vita rintanata. L'altro giorno il sacerdote dopo la messa ha detto, l'altra settimana, ha detto i veri fedeli entrano in campo. I veri fedeli pregano nella stanzetta, cioè nel cuore, nell'anima, e fuori si espongono il proprio volto, non si nascondono. Quindi ci sono ambedue le proposte, perché è così, evitare il rischio di stare sempre esposti e non avere intimità, evitare di stare troppo intimi e evitarsi l'esposizione che è un metterci la faccia per il Signore, come ha fatto Gesù, che è venuto fin sulla terra, che si è esposto in pubblico. Figlia mia, quanto più ti abbassi in te stessa, tanto più mi sento tirato ad abbassarmi verso di te e a riempirti della mia grazia. Questo è l'atto di umiltà. Non penso più a me, penso solo come fare. Abbiamo letto oggi, in chat è stato messo il messaggio della suora, no? A Gaza. Ecco, lì lei dice delle parole forti ed è giusto, non bisogna far passare tutto in silenzio. In silenzio deve essere la preghiera di fede fiduciosa nell'interno. Ma quando c'è bisogno del silenzio, quando c'è bisogno di essere anche testimoni e testimoni arditi e testimoni esposti, anche questo è un grande sacrificio, più grande di quello interno, a parer mio, per alcuni motivi e in alcune situazioni, come questa suora, sto pensando a lei, che magari non esporsi e proteggersi, ma è anche un lasciare andare. È sempre anche la paura della viltà. Sta male quella persona, si va avanti, no? È un po' il passaggio, no, del povero sulla strada e passa quello e non gli fa niente, passa quell'altro e non gli fa niente, e poi alla fine chi è che lo aiuta? No? Il samaritano si ferma. È un po' fermarsi e rendere pubblico, veramente esporsi. Ok, e questo è sintomo di coraggio, di amore, di fede. E Gesù dice: quando è così io mi sento pronto ad abbassarmi, quindi non pensiamo a noi,
perché i maggiori freni ce li facciamo perché pensiamo a noi. Fiat, 20 marzo, provo a leggere. 1900. Luisa impedisce al Signore di castigare le creature, questo lo fa per amore a Lui. Avendo fatto la comunione, vedevo il mio dolce Gesù che mi invitava ad uscire con lui, a patto però che se dovevo andare insieme, quando avessi visto Gesù costretto per i peccati a mandare dei castighi, non dovevo contrastare con lui perché non li mandasse. Con questa condizione siamo usciti girando la terra. Allora noi siamo in atto, quindi anche noi partiamo adesso. Fusi, vogliamo venire con te, Luisa, con te Gesù, e girare e dare manforte a questo amore di partecipazione, per amarti, per ripararti, per consolarti, per impedire anche oggi di castigare le creature e per prendere però tutto l'amore di offertorio e rimetterlo a traffico. In primo luogo ho incominciato a vedere non tanto lontano da noi, specialmente in certi punti, tutto disseccato. Onde rivolta a lui ho detto, Signore, come faranno queste povere genti se mancherà loro il cibo per nutrirsi? Tu puoi tutto. Come hai fatto a disseccare tutto, così fallo rinverdire. E siccome aveva la corona di spine, ho disteso la mano dicendogli, mio bene, che cosa ti hanno fatto queste genti? Forse ti hanno messo questa corona di spine? Ebbene, dalla a me, che così resterai placato e darai il cibo per non farli perire. E togliendola, l'ho premuta sulla mia testa. Mentre ciò dicevo, Gesù mi ha detto, si vede che non posso portarti insieme, perché portare te e non poter far niente è lo stesso. Ed io, Signore, non ho fatto niente, perdonami se conosci che ho fatto male, ma portami insieme con te. E lui, il tuo modo di agire mi lega dappertutto. Ed io, non sono io che faccio così, sei tu stesso che mi fai operare in questo modo, perché trovandomi con te vedo che tutte le cose sono tue. E se io non prendessi cura delle cose tue, mi pare che verrei a non curare te stesso. Mamma mia, amore. Perciò devi perdonarmi se agisco in questo modo, perché per amor tuo lo faccio e non devi allontanarmi per questo. Ma sentiamo com'è veramente ardita Luisa e come questa stessa arditezza è insegnamento e volontà di Gesù. Dopo abbiamo continuato a girare. Io facevo quanto potevo a non dirgli niente, che in qualche punto non castigasse per non dargli occasione di mandarmi ritirare a perdere la sua amabile presenza. Ma dove non potevo, incominciavo a contrastare. Siamo giunti ad un punto dell'Italia e stavano combinando qualcosa da cui doveva venire un gran dissesto. Ma non ho capito che cosa fosse, perché avendo incominciato a dire, Signore, non permettere questo, povera gente, come farà? Gesù, vedendo che io mi affannavo e volevo impedirglielo, mi ha detto con impero, ritirati, ritirati. E togliendosi una cinta di chiodi e di spilli che teneva incarnata nel suo corpo, gli faceva molto soffrire, ha soggiunto, ritirati e portati questa cinta con te e mi darai molto sollievo. Ed io, sì, me la metterò io invece tua, ma lasciami stare. E lui, no, ritirati. E lo ha detto con tale impero, non potendo resistere, in un istante mi sono trovata in me stessa e non ho potuto capire la trama che cosa fare, che cosa fosse. Fiat. Quindi queste genti stanno tramando qualcosa, lei non capisce perché ha dovuto obbedire e ritirarsi. Però Luisa non è subito, non dico ubbidiente, ma non è subito, diciamo, sottomessa perché vive un dominio della divina volontà. Infatti dice, nella sua arditezza, sei tu stesso, per amore tuo lo faccio. E sei tu stesso che mi fai fare questo, perché la volontà, no, è unita a quella del Signore. E poi soprattutto perché appunto lei vede la sofferenza di Gesù. Allora anche noi, se siamo vere anime amanti, con il cuore, con l'anima, con la volontà, con l'intelligenza, dobbiamo proporci
a riparare con le sue stesse riparazioni, ad offrire quando ci capitano le nostre croci e dire Gesù non scappo, ma colgo l'occasione, non tolgo occasione. Stavo dicendo di separarmi da te. Questa croce la bacio, la amo, ma me ne servo, non la vivo passivamente con la rassegnazione umana, la vivo con la rassegnazione divina, cioè che metto un fermo, mi fermo, non la rigetto, la bacio, la amo, la suggello nella tua passione, vengo ad offrirtela per liberarti. Questo è è il nostro atto. E la tua agonia, la tua sofferenza, la tua croce la prendo, in questa occasione la prendo e la prendo per me e libero te. Quindi libera le genti. Libero te vuol dire liberare, alleggerire il peso e quindi alleggerire la giustizia irritata. Ok? Per amor tuo lo faccio. Ok, però Gesù appunto quando poi non sa che non può più, deve fare per forza andare la giustizia. Fiat. 25 marzo 1900. Nell'incarnazione il Verbo divino si fece luce delle anime. Questa mattina il mio adorabile Gesù nell'atto di venire mi ha detto come il sole è la luce del mondo. Così il Verbo nell'incarnarsi divenne la luce delle anime e come il sole materiale dà luce in generale e a ciascuno in particolare, tanto che ognuno lo può godere come se fosse suo proprio, così il Verbo, mentre dà luce in generale, è sole per ciascuno in particolare. Tant'è vero che questo sole divino ognuno può tenere con sé come se fosse sole. Chi può dire quello che comprendevo su questa luce, i benefici effetti che ridondano nelle anime, mamma mia che bello, che ridondano nelle anime che tengono questo sole, come se fosse proprio. Mi pareva che l'anima, possedendo questa luce, metta in fuga le tenebre, come il sole materiale, con lo spuntare sul nostro orizzonte, mette in fuga le tenebre della notte. Questa luce divina, se l'anima è fredda, la riscalda, se è nuda di virtù, la rende feconda, se è inondata dal morbo pestifero della tiepidezza, col suo calore assorbe quell'umore cattivo. In una parola, per non andare troppo per le lunghe, questo sole divino, introducendo l'anima nel centro della sua sfera, la ricopre con tutti i suoi raggi, giunge a trasformare l'anima nella sua stessa luce. Dopo ciò, siccome io mi sentivo tutta affranta, Gesù, volendomi ristorare, mi ha detto: questa mattina voglio dilettarmi in te, e ha incominciato a fare i suoi soliti stratagemmi amorosi. Fiat. Allora, sempre vediamo questo paragone, questo simbolo del sole divino, cioè il sole materiale e il sole divino. Il sole porta luce, porta calore, porta fecondità, e anche Gesù dice: io come il sole, anch'io nell'incarnarmi divenni luce, quindi portò la verità. Come il sole materiale dà luce in generale a ciascuno in particolare, così il Verbo, mentre dà luce in generale, è sole per ciascuno in particolare. Che cosa ci dice questo? Ma ci dice una cosa bellissima, che ci dice che ognuno di noi può ricevere Gesù come propria vita, come proprio Re, e farlo regnare a tu per tu. E mentre Gesù è dentro di noi e ci comunica il suo mistero d'amore universale, per cui mentre è con noi è con tutti e possiamo donarlo a tutti, proprio come se avessimo il sole materiale dentro di noi che si irradia su tutti, però resta centro dentro la nostra vita. Quindi il calore, la luce, la fecondità la dà a noi in modo perfetto, centrato, particolare, però si irradia su tutti. Ed è questo appunto che si diceva dell'atto divino. Tutto quello che noi viviamo dobbiamo chiamarlo in noi, dobbiamo farlo regnare in noi, perché tutto si ridonda, quindi si sparge, si riverbera, si irradia
cambiamo il verbo, ma la potenza è quella, l'effetto è quello. Lo riportiamo, lo rimettiamo a traffico su tutti. Quindi teniamo come risolvere le situazioni. Gesù, mi fondo in te, tu fonditi in me, ti do questo di me, la libertà, la parola, l'intelligenza, la memoria, il tempo, il passato, gli atti interni, esterni, tutto. Chiamiamolo, vieni a regnare. E tu, stando in me, io vengo a riprendere i tuoi atti. Quindi, mentre lo chiamiamo, riprendiamo anche già gli atti. E questo fa tutto, perché quando Gesù, l'anima, si lascia trasformare continuamente, ecco che continuamente Gesù trasforma l'anima in modo particolare, ma si irradia, proponendo la trasformazione a tutti. Ricopre con tutti i suoi raggi e giunge a trasformare l'anima nella sua stessa luce. E quando è quindi questo fatto, quest'anima irradia luce su tutti. Perché è Gesù che la irradia. Ok. 1 aprile 1900, se c'è qualcosa mi fermate, se no proseguo visto che ci siamo soffermati un attimo all'inizio e fuori registrazione. Gesù cambia le passioni della creatura in virtù che lo circondano e che lui nutre di continua grazia. Dopo aspettare e riaspettare, il mio dolce Gesù si è fatto vedere all'interno del mio cuore. Mi pareva di vedere un sole che spandeva raggi, e quando nel centro di questo sole vi scorgevo il volto di nostro Signore, e guardando nel centro di questo sole vi scorgevo il volto di nostro Signore. Ma quello che mi ha fatto stupire è che ho visto nel mio cuore tante donzelle vestite di bianco con corona in testa, che attorniavano questo sole divino, nutrendosi di quei raggi che spandeva questo sole. Oh, com'erano belle, modeste, umili e tutte intente, beandosi in Gesù. Onde, non conoscendo il significato di ciò, con un po' di timore ho chiesto a Gesù di farmi sapere chi fossero quelle donzelle. E Gesù mi ha detto: queste donzelle erano le tue passioni, che ora, con la mia grazia, ho cambiato in tante virtù, che mi fanno nobile corteggio, stando tutte a mia disposizione, ed io, in ricompensa, vado nutrendo con la mia continua grazia. Fiat. Ah, Signore, eppure mi sento tanto cattiva che mi vergogno di me stessa. Fiat. Allora, giusto approccio giusto di Luisa, che dice mi sento tanto cattiva. Questo è l'atteggiamento di umiltà, no? Per cui, guardando me, io mi vedo quel che sono, senza quel valore che ci, come si dice, ci spumeggiamo noi, no? Ci diamo da noi. Assolutamente siamo niente, tutto il bello è Gesù, tutto il buono è Gesù. Quindi queste donzelle, dice Gesù, sono le tue passioni. Con la mia grazia, quando Gesù ci chiama, abbiamo visto nel brano, sempre in un brano del volume 3, all'inizio, quando lui chiama è una grazia, e insieme alla chiamata dà tutto il kit della sopravvivenza, quindi dà tutta la grazia per vivere quella chiamata, dà tutta la grazia per vivere quella chiamata. Ci chiama ad andare da Milano a Napoli, ma ci manda l'autista con lo chauffeur. Noi è certo che dobbiamo salire, che dobbiamo fare un viaggio, è certo che in quel viaggio dobbiamo pregare, è certo che in quel viaggio dobbiamo anelare il nostro arrivo e pensare come fare, è certo, però il viaggio è la chiamata, e quindi tutto il viaggio è accompagnato, è tutelato, è gestito da tutti, ci dà tutti gli strumenti e i mezzi, quindi non dobbiamo assolutamente trovare scuse, no? Queste donzelle erano le tue passioni, che ora con la mia grazia ho cambiato in tante virtù, che mi fanno nobile corteggio. Che cosa succede quando l'anima corrisponde? Io in ricompensa le vado nutrendo con la mia continua grazia. Quindi c'è un continuo di grazia, corrispondenza, aumento della grazia, no? Il solito disegnino a circolo che facciamo sempre. Facciamo l'ultimo brano. Daniela, se puoi leggere, ti ringrazio.
2 aprile 1900. Gesù giudica secondo la volontà con cui si opera. Questa mattina ho dovuto molto soffrire per l'assenza del mio caro Gesù, ma però ho ricompensato le mie pene col soddisfare un mio desiderio, di voler sapere una cosa che da molto tempo bramavo. Onde, dopo aver girato e rigirato in cerca di Gesù, or lo chiamavo con la preghiera, or con le lacrime, or col canto. Chissà potesse restar ferito dalla mia voce e così farsi trovare, ma tutto indarno. Ho replicato i miei gemiti, a chiunque trovavo domandavo di lui. Finalmente, quando il mio cuore si sentiva crepare e che non ne poteva più, l'ho trovato, ma lo vedevo di tergo, e ricordandomi di una resistenza che gli feci, che dirò nel libro del confessore, gli ho chiesto perdono, e così pare che ci siamo messi d'accordo, tanto che lui stesso mi ha domandato che cosa volessi, e io gli ho detto: compiacetevi di farmi conoscere la vostra volontà sul mio stato, specialmente che cosa devo fare quando mi trovo con poche sofferenze, e voi non ci venite, e se ci venite è quasi ad ombra. Onde non vedendo voi, i miei sensi me li sento in me stessa, e trovandomi in questa posizione mi sento come se ci mettessi del mio, e non fosse necessario aspettare la venuta del confessore per uscire da quello stato. E Gesù, soffri o non soffri, vengo o non ci vengo, il tuo stato è sempre di vittima, molto più che questa è la mia volontà e la tua. E io giudico non secondo le opere che si fanno, ma secondo la volontà con cui si opera. Ed io, Signor mio, va bene come dite, ma mi pare che sto inutile e si perde molto tempo. E mi sento un fastidio, un timore. E poi, per far venire il confessore, mi tormenta l'anima che non fosse volontà vostra. E lui, pensi tu che fosse peccato il far venire il confessore? Ed io, no, ma temo che non fosse tua volontà. E lui, del peccato devi fuggire anche l'ombra, ma del resto non devi darti pensiero. Ed io, se non fosse tua volontà, a che prostarci? E lui, ah, mi pare che la figlia mia vuole sfuggire allo stato di vittima, non è vero? E io, tutta arrossendo, ho detto: no, signore, dico questo per quando qualche volta non mi fate soffrire e voi non ci venite. Del resto, fatemi soffrire e io non mi darò nessun pensiero. E Gesù, e a me mi pare che vuoi sfuggire. Poi sei tu quando ho riservato di venire a comunicarti le mie pene. Se la prima, la seconda, la terza, anche l'ultima ora. Onde, distraendoti da me e sforzandoti ad uscire di occuparti in altro, e io venendo non ti ho trovato preparata, prenderò la mia volontà e me ne andrò altrove. Ed io tutta spaventata, non sia mai, Signore, non voglio altro sapere che la vostra santissima volontà. E lui, stati calmo e aspetta il confessore. Detto ciò è scomparso. Pare che mi sento sgravata da un gran peso, da questo parlare di Gesù. Ma con tutto ciò non è scemata in me la pena dolorosa quando Gesù mi priva di lui. Fiat. Fiat, quando Gesù non c'è, lei patisce. È quello il patimento che lei non vuole patire, che lei non vuole soffrire. Del resto, anzi, si offre sempre perché appunto la vera sofferenza, quando c'è la fusione, quando c'è l'amore, quando l'anima è tutta in Gesù, la vera sofferenza è la mancanza di Lui perché manca la vita, manca il respiro, manca, no? Come dice Gesù, le anime veramente amanti non possono stare senza di me. Il resto, ma è così, quando la nostra finalità, mi viene sempre il pensiero della donna che partorisce, no? Che comunque ha voglia di vedere il figlio e quindi ce la mette tutta. E in qualsiasi esempio, quando vogliamo ottenere un obiettivo, no? Un esame, uno studio, un lavoro, ce la mettiamo tutta, una bella festa, parliamo anche di cosa, ecco, vogliamo organizzare una bella festa, ce la mettiamo di tutto per accompagnare un figlio, una figlia, ad addobbare, a fare, no?
perché vogliamo, anche se siamo stanchi, però ce la mettiamo veramente a schiaffi in faccia, ci svegliamo perché vogliamo arrivare all'obiettivo, vogliamo fare bella figura, vogliamo fare felice il figlio o la figlia. E questo non guardiamo le stanchezze, i sacrifici, alle spese, ai piedi stanchi la sera, a dover ripulire, a preparare, lo facciamo e lo rifacciamo. Anche questi sono patimenti, tutto quello perché è amore. Quindi Luisa, davanti all'amore di Gesù, che è amore vero, amore primo, diciamo così, e quindi la croce cambia aspetto, si fa praticamente quindi dolce presenza per lei, no? Allora, e quello è anche stato il motivo per cui Gesù amava la croce, perché è una cattedra di sapienza, tu me li salverai, però noi dobbiamo vederla proprio in questa ottica, la dobbiamo concepire così e poi concepire fusi, perché così siamo pieni del suo amore che tutto quanto trasforma, ma non trasforma nella mente, trasforma tutto. E qui poi ognuno l'amore della scoperta personale. Scusate se si sente qualche abbaio, sono i cani fuori. Allora, quindi vediamo che lo stato di vittima è stare sempre a disposizione. Gesù non vuole, aspettate che chiudo un attimo il balcone. Ecco. Allora, scusate. Quando praticamente dobbiamo, come regolarci, quindi anche noi, stando, perché prendiamo tutto l'insegnamento sempre riverberandolo su di noi, sempre riportandolo, come dobbiamo stare anche noi, sempre pronti, sempre a disposizione della divina volontà. Quando siamo a disposizione siamo sicuri che siamo nella divina volontà. Quello che vuoi tu voglio anch'io, quello che vuoi tu voglio anch'io. Che tu soffra o non soffra, che io venga o io non venga. O non venga, il tuo stato è sempre di vittima, molto più che questa è la mia volontà, è tua ed io giudico non secondo le opere che si fanno, ma secondo la volontà in cui si opera. Quante volte si è fatto questo esempio, no? Si è fatto, finalmente, ecco qui lo ritroviamo, questo brano che ce lo esplicita ancora. Fa più atto d'amore, fa più sacrificio un'anima che tutte le sere va alla mensa dei poveri a servire a tavola, o fa più atto d'amore un'anima che tutte le sere, oppure una sera no, va a dare a mangiare, che ne so, a dei cani randagi, oppure si mette a leggere una favola ai bambini. Sicuramente qualcuno dirà dare da mangiare ai poveri. Ora scusate il paragone, mi è venuto questo, però non è così, perché Gesù dice il sole e il filo d'erba per me hanno lo stesso valore perché stanno al loro posto e svolgono un atto di volontà mia. Quindi sarà più atto d'amore quello che è volontà di Dio. Fosse anche dare da mangiare a un cagnolino randaggio, certo. Dice, ma più di andare alla mensa dei poveri, certo, se Dio vuole che non ci avrà nessuno per quel cagnolino e ti voleva mandare a te, e voleva l'atto divino è atto di ubbidienza, è atto che Gesù fa. E se quell'altri atti invece gli serviva che si muovesse qualcun altro o che nessuno andasse perché dovevano patire adesso un attimino quest'altra situazione, perché quella situazione era una croce che portava loro gloria, noi non dobbiamo sindacare, noi dobbiamo solo stare a disposizione. E l'anima a disposizione è un'anima abbandonata, che non ragiona, ma solo anela la volontà di Dio. Pensi tu sia peccato far venire il confessore? Del peccato devi fuggire anche l'ombra, ma del resto non devi darti pensiero. E così è per noi. Ah, mi pare che la figlia mia vuole sfuggire lo stato di vita, non è vero. Ok, mi pare puoi sfuggire, poi sai tu quanto ho riservato di venire a comunicarti le mie pensi. Ok. Quindi Gesù, riprendiamo questa frase finale, bellissima, distraendoti da me, sforzandoti per uscire, ti occuperai in altro. Ed io venendo non ti troverò preparata e prenderò la mia volontà e me la andrò altrove. Attenzione, Gesù dice, quando le anime non sono disponibili, io la mia opera la porto avanti uguale. Se non è con uno, è con altro, come la parabola, no, degli invitati a nozze. Se non ci sono gli invitati disponibili, che cosa si fa? La festa di nozze si fa lo stesso, però che cosa succede nella parabola? Si manda a invitare altri invitati.
E allora questo deve essere il nostro atteggiamento, sempre pronti e nello stesso tempo non preoccuparsi di quello che stiamo vivendo, preoccuparsi solo se quella è la volontà di Dio. Allora, ditemi se c'è qualcosa da aggiungere o se vogliamo chiudere. Se possiamo chiudere, poi magari ci lasciamo 2 minuti dopo. Ok, allora chiudiamo e vogliamo allora riprendere sempre tutto l'amore che ci hai donato Gesù e questo amore lo facciamo totalmente scorrere nella nostra vita, nella vita di tutti. Vogliamo sostituire tutti i nostri atti e trasformarli, per questo i tuoi insegnamenti li vogliamo amare, assorbire e li amiamo con il tuo amore, li assorbiamo con la tua grazia e li imprimiamo nella nostra vita. Vogliamo sostituire tutto quello che avevamo imparato fino adesso dal mondo, lo sostituiamo invece con i tuoi insegnamenti. Prendiamo i tuoi stessi atti d'amore, la tua stessa vita e tutti gli atti di amore e di vita che ci sono di te, della mamma di Luisa, per poter appropriarci della tua stessa pedagogia d'amore, della tua stessa vita d'amore, del tuo stesso, delle tue stesse modalità, del tuo dono, tutto quanto. E lo facciamo per noi e per tutti. E vogliamo così vivere solo secondo i tuoi insegnamenti, con la tua grazia e col tuo amore. E già Gesù lo facciamo perché quello che impariamo lo imprimiamo fortemente, lo desideriamo fortemente, ti chiediamo fortemente di imprimerlo in noi. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Costantemente, Gesù, vogliamo assorbire la tua vita e le tue verità e vogliamo amarti con il tuo amore, con la tua volontà e chiamare, affrettare questo regno. Ti amo, fiat, ti amo, fiat, ti amo, fiat. Ecco carissimi, allora farò quel taglio e domani pomeriggio